amici, bentornati sul mio canale. Anche in quest'estate così torrida sto cercando di fare qualche lavoretto per voi. Ehm, il mio canale si chiama L'Arte del Fatto a Mano, è un canale di tutorial uncinetto che prosegue solamente con le vostre iscrizioni e visualizzazioni, quindi se il canale vi piacerà potete andare a vedere anche magari altri video. Sarei contenta se mi lasciate un cuoricino, un messaggio e se vi iscrivete mi aiuterete a proseguire. Chiuso questa parentesi, oggi vi presento qualcosa di veramente semplice, perché con questo caldo magari abbiamo bisogno, chi è appassionato all'uncinetto non lo lascia, però magari abbiamo bisogno di qualcosina di più tranquillo. Quello che vi voglio proporre oggi è uno scialle, o comunque vi farò vedere come si costruisce uno scialle semplice, solamente di 2 giri che si ripetono. Si parte dal centro nuca e si prosegue con la lavorazione. Automaticamente lo scialle si allarga e lo porterete alla vostra misura ideale. Dopodiché verrà costruito un bellissimo bordo su questo scialle che darà il tocco finale. Quindi una cosa molto semplice anche da portare in spiaggia, si impara velocemente il punto a memoria e quindi ve lo potete anche portare nella vostra borsa da spiaggia, e se magari vi viene un attimino di voglia di lavorare l'uncinetto, vi ricordate benissimo il punto e potete lavorarlo. Allora, il filato protagonista di questo scialle, ma potete farlo con qualsiasi filato, perché comunque uno scialle, una volta imparati i 2 giri, non ci sono insomma delle misure da prendere e quindi è adattabile a qualsiasi filato. Certo, io consiglio massimo per questo scialle, perché è molto traforato, un 3,5, quindi ci sarà l'uncinetto 3,5 e una forbice. Protagonista di questo lavoretto è il basic cotton del sito online Un Filo di Passione. È un filato mercerizzato che va anche in lavatrice, naturalmente con le dovute cautele, e si può anche stirare. Naturalmente io consiglio sempre sul rovescio e con un panno tra il ferro e il lavoro. Comunque questo, vedete, è il basic cotton, un cotone di altissima qualità. Andiamo a analizzare nel dettaglio il filato che utilizzerò io. Vedete, è 100% cotone. Sto usando un color cipria, è un color carne, è bellissimo, è veramente molto bello. Però sul sito troverete quasi 40 tipologie di colore, quindi avete la possibilità di scegliere tra quasi 40 colori. Adesso vi dico, vedete, un 100% cotone, 50 grammi, abbiamo 125 metri, e qui dice di lavorare, vedete, col 2,5, 3,5, infatti io andrò a lavorare con il 3,5 per avere una lavorazione morbida e leggera per l'estate. Vedete che c'è scritto che è lavabile in lavatrice, si può stirare con il ferro sui delicati. E niente, questo è il colore 512, adesso non so se ci sarà ancora, no, ho visto che ce n'è uno che è simile, un rosino cipria carne molto chiaro, e niente, io ve lo consiglio assolutamente. Lo potete trovare sul sito online unfilodipassione.it. Nel box informazioni sotto il video vi metterò un link, così potete andare direttamente al filato o al sito online. Vi metterò i 2 link senza faticare a cercare insomma il sito magari sopra, direttamente su internet. Comunque è un sito famoso e ha un assortimento veramente grosso, grande, di filati di ogni tipologia. Bene, adesso iniziamo il nostro progettino. Ecco, poiché io farò comunque un campione di questo scialle, perché appunto ne ho fatti altri di questi tutorial e sono stati apprezzati, non so cosa ne servirà per fare uno scialle. Comunque io penso che almeno 400 grammi per sicurezza sono da acquistare, e comunque se non è sufficiente, ma penso di sì,
che ve ne resterà, comunque se non è sufficiente sono filati che si trovano facilmente, cioè su questo sito vengono riforniti sempre. E comunque con questo bellissimo rosa ho intenzione, dato che questo sarà solo un campioncino, di fare qualcos'altro perché mi piace troppo, magari un topo, una canotta con un punto particolare. Bene, iniziamo il nostro progettino. Ecco fatto il nodo d'inizio, entriamo col nostro uncinetto e cominciamo la lavorazione, primo giro dello scialle. Allora lavoriamo 4 catenelle, una, due, già mi papero, allora 1, 2, 3, 4, carico il filo, entro nella prima catenella lavorata e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, rientro nella stessa catenella e faccio un'altra maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, rientro nella stessa catenella e faccio un'altra maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, rifaccio un'altra maglia alta nella stessa catenella. Praticamente sono 4 maglie alte divise da una catenella. Quindi le 4 catenelle di inizio, vedete, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Ora carico 2 volte il filo, 1 e 2, rientro nella stessa catenella e faccio una maglia alta doppia. Chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 3. Giriamo il nostro lavoro. 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Salto la prima maglia alta, vado nella prima catenella e faccio una maglia bassa. 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4, carico il filo, salto una maglia, vado nella seconda catenella, secondo archetto e faccio un punto V, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso archetto. 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4. Vado nella terza catenella, vedete, nel terzo archetto, quindi salto la maglia alta, vado nell'ultimo archetto e faccio una maglia bassa. 4 catenelle di separazione, 2, 3 e 4, carico 2 volte il filo, vado qui, vedete, nella quarta catenella che avevamo lavorato all'inizio del giro e faccio e chiudo il giro con una maglia alta doppia. Vedete che già solo con 2 giri è un lavoro velocissimo, solo con 2 giri abbiamo già fatto 3 centimetri. Quindi giriamo il nostro lavoro e andiamo a ripetere il primo giro. Quindi questi sono i 2 giri che si ripeteranno, quindi ripartiamo dal primo giro, vi faccio vedere l'inizio del primo giro dei 2 giri che compongono questo motivo e inizierà sempre in questo modo. Nella prima maglia alta doppia andiamo a lavorare nella stessa maglia 4 catenelle, 2, 3, 4, carico il filo, entro nella maglia alta doppia, faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, rientro nella maglia alta doppia sottostante, faccio una maglia alta, carico il filo, rientro nella maglia alta doppia sottostante e faccio una maglia alta. Quindi il primo giro inizierà sempre in questo modo. Da qui faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Qui abbiamo il primo arco, lo saltiamo, andiamo nel secondo arco, nella catenella vicino alla maglia alta, quindi vedete la prima catenella e faccio una maglia bassa. Carico il filo, entro in questo punto V centrale, che è il centro esatto del nostro scialle, e vado a fare
una maglia alta, carico il filo, seconda maglia alta nel punto V, una catenella di separazione, carico il filo, stesso punto V, una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, maglia alta, carico il filo, maglia alta. Quindi nel punto V, vedete, andiamo a lavorare tutta questa lavorazione, quindi 2 maglie alte, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, 2 maglie alte. Vedete che abbiamo all'interno creato un altro punto V dove, vedete, continueremo con la parte centrale. Andiamo un po' di filo. Ora torniamo indietro. Vedete, qui c'è la maglia alta del punto V sottostante, nella catenella subito dopo andiamo a fare la maglia bassa. 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, 5, vedete. Andiamo, vedete, nell'altro arco, l'ultimo, nella quarta catenella, che sostituiva la prima, vedete, la prima maglia alta del giro, alta doppia, carico il filo, entro nella quarta catenella e faccio la maglia alta, carico il filo, rientro nella stessa catenella, faccio la maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, rientro nella stessa catenella, faccio una maglia alta, carico 2 volte il filo e termino il giro con una maglia alta doppia. Ok, quindi all'inizio e alla fine si inizia e si termina sempre il primo giro in questo modo. Praticamente sono mezzi motivi, mentre qua c'è il motivo intero più la punta, cioè il centro dello scialle, che dà la possibilità appunto di allargarlo e proseguire nella lavorazione. Vedete com'è già carino. Giriamo il nostro lavoro e facciamo il secondo giro del motivo. Allora, il secondo giro si parte con 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, che sarebbero 4 che sostituiscono la prima maglia alta doppia più 4 di separazione. Qui avevamo l'inizio del giro precedente, c'era una catenella, vedete, entriamo in questa catenella e facciamo la maglia bassa. 5 catenelle di separazione, 2, 3, 4, 5, vado nell'arco grande seguente, faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nel motivo centrale, c'era, vedete, la prima catenella, avevamo 1, 2, 3 archi di 3 catenelle, entriamo nel primo e facciamo la maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, carico il filo, vado a fare il punto V nel punto V, quindi nel secondo spazio di una catenella vado a fare una maglia alta, una catenella e una maglia alta, quindi punto V dentro punto V, 3 catenelle di separazione, 2 e 3, vado nell'altro, vedete, archetto di una catenella e faccio una maglia bassa, 5 catenelle di separazione, che ora torniamo indietro, quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto da questo lato, 2, 3, 4 e 5, vado qui nell'arco grande e faccio una maglia bassa, 5 catenelle di separazione, 2, 3, 4 e 5,
vado nella catenella, vedete che c'era qua all'inizio, alla fine del giro, nello spazio, faccio la maglia bassa e da qui, vedete, vado a fare le 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, carico 2 volte il filo, vado qui nella quarta catenella del giro precedente, quella che sostituiva, vedete, la maglia alta doppia, e faccio una maglia alta doppia, quindi qui chiudo 1, chiudo 2 e quindi chiudo 3. Allora, questo è il secondo giro, abbiamo già fatto 2 volte il motivo, 1 2 1 2, e questa è la partenza e questa è sempre la chiusura, quindi vedete come già è carino ed è veramente semplicissimo. Giriamo il filo e ripartiamo dal primo giro, quindi andiamo a ripetere la partenza uguale come abbiamo fatto qui nel motivo precedente. Quindi 4 catenelle che sostituiscono la maglia alta doppia, carico il filo, nella maglia alta doppia sottostante d'inizio facciamo una maglia alta, una catenella, carico il filo, nella maglia alta doppia d'inizio del motivo precedente, del giro precedente, facciamo una maglia alta e un'altra seconda maglia alta. Quindi imparate bene. Il seguente faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, vado nell'arco seguente e faccio una maglia bassa. Ora carico il filo, vado sulla maglia bassa seguente e faccio nello stesso punto di base 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella e 2 maglie alte, una e 2, una maglia bassa nell'arco seguente, 5 catenelle di separazione, 1 2 3 4 e 5, vado nell'arco seguente ma nella prima catenella che c'è vicino, vedete, al motivo centrale, e faccio una maglia bassa. Da qui ripetiamo la lavorazione che abbiamo fatto qua, quindi carico il filo e in questo punto V vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella, carico il filo, una maglia alta, una catenella, carico il filo, una maglia alta, una catenella, carico il filo, una maglia alta, seconda maglia alta, vado nell'arco seguente, nella prima catenella, vedete, dopo la maglia alta del punto V sottostante, faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, vado nell'arco seguente, faccio una maglia bassa, carico il filo, vado sulla maglia bassa seguente e faccio nello stesso punto di base 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella e 2 maglie alte, una e 2, vado nell'arco seguente, faccio una maglia bassa, vedete, stiamo tornando indietro, adesso siamo qui, vado a fare 5 catenelle, 1 2 3 4 5, vado nell'arco, l'ultimo, questo, e faccio una maglia bassa, carico il filo, entro nella quarta catenella che sostituiva la maglia alta doppia del giro precedente e lavoro nello stesso punto di base una maglia alta,
seconda maglia alta, una catenella, una maglia alta e chiudo il giro con una maglia alta doppia. Lo vediamo insieme, giriamo il nostro lavoro. Ecco qua. A me piace molto e continuiamo con la lavorazione. Vediamo se riusciamo a farla guardando, vi faccio vedere. Allora, adesso partiamo, vedete, la lavorazione è sempre uguale, partiamo dal primo giro, no, dal secondo, perché il giro è questo. Allora, qui avevamo le 8 catenelle, quindi facciamo 8 catenelle, 4 che sostituiscono una maglia alta doppia, la prima maglia alta doppia, più 4 di separazione, 3 e 4. Avevamo la maglia bassa nella prima catenella, quindi qua nel primo spazio subito facciamo la maglia bassa, vediamo se riusciamo, così vi faccio vedere anche come fare per ricordarvelo. Da qui si fanno le 5 catenelle e si va nell'arco dopo. 1, 2, 3, 4, 5 e andiamo nell'arco, vedete. Allora, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Qui abbiamo, vedete, la lavorazione del ventaglietto, vado nella catenella e faccio la maglia bassa. 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, vado nell'arco seguente e faccio una maglia, vedete, bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Ora andiamo, vedete qua avevamo nel centro, siamo nel centro, vedete, i 3 spazi di una catenella, andiamo nel primo e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, 2, 3, siamo, vedete qui, sul centro del lavoro, carico il filo, entro nel secondo spazio di una catenella, che è quello centrale, e faccio il punto V, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto di base. Adesso torniamo indietro dall'altra parte, quindi facciamo 3 catenelle di separazione, vado nel terzo spazio di una catenella, faccio una maglia alta e adesso andiamo a fare 1, 2, 3, 4 archetti di 5 catenelle, quindi 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, vado nell'arco grande seguente, faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 3, 4, 5, vado sul motivo nella catenella dove c'è lo spazio di una catenella e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, vado nello spazio grande seguente e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, qui abbiamo il mezzo motivo, avevamo una catenella, vado a fare la maglia bassa nell'archettino, vediamo qui, siamo arrivati in questo punto, adesso andiamo a fare 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, carico 2 volte il filo, entro nella quarta catenella che sostituiva la prima maglia alta doppia del giro precedente e faccio la maglia alta doppia. Quindi questi giri si terminano sempre con una maglia alta doppia di fine e 4 catenelle di inizio che sostituiscono appunto la maglia alta doppia. Allora, i giri adesso ve li ho già fatti vedere tutti, però ne facciamo altri 2 per sicurezza. Guardate che è molto bello, eh? Quindi giriamo il nostro lavoro, vediamo se riusciamo a farlo a memoria. Quindi partiamo sempre con le nostre 4 catenelle che sostituiscono la maglia alta doppia.
1 2 3 e 4. Carico il filo, entro nella maglia alta doppia sottostante, la prima, e faccio una maglia alta. Ok, poi guardiamo qui, vedete c'è la catenella di separazione, una catenella, carico il filo, rientro nella stessa maglia alta doppia sottostante, faccio una maglia alta, carico il filo, rientro nella stessa maglia alta sottostante doppia, questa qui, e faccio la maglia alta. E questo è l'inizio. Vedete, siamo arrivati qui. Ora vado nell'arco subito dopo questo e faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 2 3 4 e 5. Vado nell'arco grande seguente e faccio una maglia bassa. Da qui carico il filo, vado sulla maglia bassa seguente subito dopo e faccio una maglia alta, stesso punto di base, un'altra maglia alta, una catenella, carico il filo, stessa maglia bassa, vado a fare altre 2 maglie alte, una e 2. Ok, vado nell'arco seguente subito dopo e faccio una maglia bassa, 5 catenelle di separazione, 1 2 3 4 e 5. Vado nell'arco seguente e faccio una maglia bassa, di nuovo il ventaglietto, quindi carico il filo, vado sulla maglia, vedete, sulla maglia bassa subito dopo e faccio nello stesso punto di base 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella e altre 2 maglie alte, quello che abbiamo già lavorato qui. Quindi man mano che vi allargherete con lo scialle andrete ad alternare, vedete, in questo modo il ventaglio, l'archetto di catenelle vuoto, il ventaglio, l'archetto di catenelle vuoto e così via. Da qui vado nell'arco seguente, faccio la maglia, vedete, bassa. Adesso andiamo a vedere sotto qui. Vedete, siamo arrivati questo punto. Adesso andiamo a fare le 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, e vado a fare la maglia bassa qui, vedete, vicino in questo arco, ma vicino alla maglia alta del centro, nella catenella direttamente, e faccio la mia maglia, vedete, bassa. Carico il filo, entro nel punto V e nello stesso punto di base vado a fare 2 maglie alte, quindi una e 2, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta e seconda maglia alta. Ora torniamo indietro, facciamo la maglia bassa qua nella prima catenella dopo il punto V del giro precedente, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado nell'arco seguente grande, faccio la maglia bassa, carico il filo, vado sulla maglia bassa e vado a fare il mio ventaglio, quindi nello stesso punto di base vado a lavorare 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, vado nell'arco seguente, faccio una maglia bassa, 5 catenelle di separazione, 4 5, vado nell'arco seguente, faccio una maglia bassa,
carico il filo, vado sulla maglia bassa e faccio il ventaglietto, quindi sullo stesso punto di base vado a lavorare 2 maglie alte, una e due, una catenella e 2 maglie alte nello stesso punto di base, una e due. Vado nell'arco seguente, faccio una maglia bassa. Adesso siamo arrivati, poi va stirato, diventa veramente bello. Siamo arrivati, vedete, in questo punto, quindi facciamo le 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Vado nell'arco seguente e faccio una maglia bassa, carico il filo, vado nella quarta catenella che sostituiva la maglia alta doppia del giro precedente e nello stesso punto vado a fare una maglia alta, vedete, seconda maglia alta, una catenella, una maglia alta, tutta nella stessa catenella stiamo lavorando, e una maglia alta doppia, e andiamo a chiudere il giro. Adesso io penso che avete imparato già a memoria il motivo. Comunque adesso andiamo a fare di nuovo, vedete, questo è il primo, andiamo a fare di nuovo il secondo motivo, il secondo giro del motivo, poi riprenderete, vedete, da questo giro. Quindi giriamo il nostro lavoro, e andiamo a fare, vedete come c'è qua nel secondo giro del motivo. Quindi andiamo a fare le nostre 8 catenelle, 4 che sostituiscono la maglia alta doppia e 4 di separazione, quindi 8 in totale. Andiamo nella prima catenella, vedete il primo archetto lavorato il giro precedente, e facciamo la maglia bassa. Vedete, siamo arrivati qui, e da qui cominciamo a fare i nostri archi di 5 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle, vado nell'arco seguente grande, faccio la maglia bassa, 1 2 3 4 5, vado sul punto V nella catenella e faccio sul ventaglio, faccio, vedete, la maglia bassa, 5 catenelle di separazione, 3 4 5, vado nell'arco seguente grande, faccio la maglia bassa, 1 2 3 4 e 5, vado sul ventaglio dove c'è la catenella e faccio la maglia bassa, 1 2 3 4 5, vado nell'arco grande e faccio una maglia bassa, 1 2 3 4 5, siamo sul centro del nostro scialle. Qui avevamo i 3 spazi, entro nel primo di una catenella e faccio la maglia bassa, 3 catenelle di separazione, vado a fare il mio punto V all'interno del punto V, che è la prossima catenella di separazione del giro precedente. Quindi vado a fare nello stesso punto di base una maglia alta, una catenella e una maglia alta, dopodiché torno indietro dall'altra parte come abbiamo già fatto, quindi faccio 3 catenelle di separazione, vado nella terza catenella, nel terzo spazio del centro del ventaglio, faccio la maglia bassa, poi faccio le 5 catenelle e comincio i miei archi. Quindi vado nel primo arco grande sottostante, faccio la maglia bassa, 1 2 3 4 5 catenelle, vado sul ventaglio nella catenella di separazione, faccio la maglia bassa, 2 3 4 5, vado nell'arco, faccio la maglia bassa, 1 2 3 4 5, vado nel ventaglio dove c'è la
catenella di separazione, faccio la maglia bassa, 1 2 3 4 5, nell'arco grande dopo faccio la maglia bassa, 1 2 3 4 5, vedete, ultimo arco, vado nella catenella di separazione del primo ventaglio e faccio la maglia bassa. Dopodiché faccio 1 2 3 4 catenelle, carico 2 volte il filo, entro nella quarta catenella che sostituiva la maglia alta doppia del giro, la prima, e faccio e chiudo tutto con una maglia alta doppia. Guardate che bello che è questo scialle, è veramente molto fine. Io ho già ripetuto 8 giri, quindi 4 volte il motivo, perché ogni motivo sono 2 giri, 1 2 3, vedete, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8. Adesso voi proseguite con questa lavorazione, con questi 2 giri, fino ad arrivare a una lunghezza del vostro gialle, quella che voi preferite, la larghezza e la lunghezza, tenendo conto che la parte finale del bordo sono altri 2 giri. Quindi adesso io mi fermo qui, voi proseguite con la lavorazione fino ad arrivare appunto a meno 2 giri dalla vostra lunghezza che volete. Una volta che abbiamo raggiunto la nostra appunto misura dello scialle che desideriamo, ci fermeremo però, vedete, per fare il bordo ci dobbiamo fermare a questo giro dove c'è alternato un arco con un ventaglio, vedete? Quindi il primo giro del motivo sarebbe. Adesso vi faccio vedere a fare gli ultimi 2 giri di bordo. Io lo inserirò, vedete, su un piccolo campione, però non cambia nulla, la lavorazione è quella. Partiamo nello stesso modo che siamo partiti, quindi con questo giro di ventagli, facendo 1 2 3 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta doppia, carico il filo, entro, vedete, nella prima maglia stessa e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, rientro nella stessa maglia di base e faccio una maglia alta, carico il filo, rientro nella stessa maglia di base e faccio una maglia alta. Ok, quindi la stessa partenza di qua. Vado nella catenella, vedete, di separazione del giro precedente e faccio una maglia bassa, carico il filo, da qui vado a lavorare direttamente, vedete, su questa maglia bassa seguente subito e vado a fare il ventaglio, quindi vado a fare una maglia alta, seconda maglia alta nello stesso punto di base, una catenella di separazione, carico il filo, maglia alta nello stesso punto di base di prima e una quarta in totale diviso da una catenella, ok? La lavorazione del primo giro del motivo. Vado nell'arco seguente e faccio una maglia bassa. Da qui vado direttamente, vedete, carico il filo e vado direttamente su questa maglia bassa seguente e faccio la stessa lavorazione, quindi 1, seconda maglia alta nel suo punto di base, ok, una catenella di separazione, carico il filo, rientro nella stessa maglia bassa e faccio le altre 2 maglie alte, 1 e 2, quindi vado a fare il ventaglio su tutte le maglie, mentre prima alternavamo un ventaglio ed un arco, un ventaglio ed un arco, adesso andiamo a fare tutti i ventagli. Entro in questa catenella, vedete, del ventaglio sottostante e faccio la maglia bassa, carico il filo, vado sulla maglia bassa seguente e faccio il ventaglio, quindi nella stessa maglia bassa faccio le 2 maglie alte, una catenella e altre 2 maglie alte, 1 e 2. Vado nell'arco, scusate, seguente, faccio una maglia bassa, vado avanti così fino ad arrivare, vedete, sulla punta. Adesso lo facciamo comunque insieme,
Vado nella maglia bassa ora e faccio il ventaglio, quindi 2 maglie alte nello stesso punto di base, una catenella e altre 2 maglie alte nello stesso punto di base, una e 2. Vado nella catenella del ventaglio sottostante, faccio una maglia bassa, carico il filo, vado sulla maglia bassa e faccio il ventaglio, 1, 2, vedete, una catenella e 2 maglie alte. Il ventaglio è sempre lo stesso e va sempre fatto in questo giro sulle maglie basse. Vado nell'arco seguente e faccio una maglia bassa, carico il filo, vado, adesso siamo sul centro, qua c'è la maglia bassa, vado a fare anche qua il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte nella stessa maglia bassa sottostante, una catenella e altre 2 maglie alte nello stesso punto. Ora che siamo, vedete, sul centro dello scialle, la punta, qui ci sono, vedete, 1, 2, le 3 spazi, entro nel primo, faccio la maglia bassa, carico il filo e nel secondo vado a lavorare come segue, nel secondo spazio, che è il centro esatto dello scialle, la punta. Vado a fare una maglia alta, seconda maglia alta nello stesso punto, una catenella, maglia alta, una catenella, maglia alta, ok, una catenella, 2 maglie alte, una e 2. Entro nel terzo spazio e faccio la maglia bassa e da qui comincio la lavorazione in senso contrario, cioè vado a fare l'altro lato nella stessa maniera, nel stesso modo come abbiamo fatto questo lato qui. Quindi carico il filo, entro nella maglia bassa e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte nello stesso punto di base, una catenella, 2 maglie alte, vado nell'arco successivo grande, faccio la maglia bassa e così via, vado a lavorare fino ad arrivare alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, ho fatto il ventaglio e l'ultima maglia bassa disponibile. Ora entro in questo spazio di una catenella, faccio una maglia bassa, carico il filo, vado nella quarta catenella che sostituiva la prima maglia alta doppia del giro precedente, vado a fare nella stessa maglia di base 2 maglie alte, quindi una e 2, una catenella, un'altra maglia alta e una maglia alta doppia per terminare il giro. Chi ha la mano particolarmente stretta, io consiglio di usare un 4, anche, insomma dipende, anche un 4,5, dipende dalla mano che avete con questo filato. Adesso andiamo a fare l'ultimo giro, cioè i 2 giri del bordo. Il primo l'abbiamo fatto, adesso andiamo a fare il secondo, che è uguale ma con l'aggiunta di pippiolini. Quindi rifacciamo la stessa lavorazione, mi alzo con le 4 catenelle che sostituiscono la maglia alta doppia, carico il filo, nella stessa maglia vado a fare la maglia alta, una catenella, poi le 3 del pippiolino, quindi possiamo fare 4 catenelle, entriamo, vedete, nella seconda e facciamo una mezza maglia bassa. Possiamo anche entrare nella prima, guardiamo, quindi 4 catenelle, entriamo nella prima, che viene meglio, e facciamo la mezza maglia bassa, rientriamo nello stesso punto di base e facciamo una maglia alta e seconda maglia alta. Vedete che stiamo rifacendo praticamente il giro di prima, però con il pippiolino. Da qui, vedete, vado nello spazio sottostante di una catenella, faccio una maglia bassa, carico il filo, vado sulla maglia bassa tra un ventaglio e l'altro e faccio il ventaglio, quindi vado a fare le 2 maglie alte nel suo punto di base, le 4 catenelle, 1,
2, 3, 4, le chiudo nella prima, vedete, catenella lavorata con una mezza maglia bassa e vado a fare le altre 2 maglie alte nello stesso punto di base, vedete. Okay. Adesso vado avanti che nello stesso modo vado, vedete, nella catenella qui del ventaglio e faccio la maglia bassa e così via, vado sulla maglia bassa tra un ventaglio e l'altro e faccio la stessa lavorazione, quindi 2 maglie alte nello stesso punto di base, il pipiolino, 1, 2, 3, 4, lo chiudo qui nella prima catenella con la mezza maglia bassa e vado a fare le altre 2 maglie alte nello stesso punto di base. Vedete? Quindi vado nella catenella del ventaglio successivo, faccio la maglia bassa e così via e proseguo fino ad arrivare, vedete, al centro dello scialle. Poi quando andrete a stirare vedrete l'effetto che allargate bene, stirate bene, proprio allargate, andate, si vedrà l'effetto del molto traforato dello scialle, la differenza dal bordo, che sono 2 giri invece molto pieni. Ecco, siamo sulla parte centrale, vedete, dello scialle, nella punta. Ho fatto il ventaglio col picciolino sull'ultima maglia bassa disponibile. Qui abbiamo, vedete, gli 3 spazi della punta. Entro nel primo spazio, faccio la maglia bassa, carico il filo, entro nel secondo spazio, faccio 2 maglie alte, 1 e 2, il picciolino, quindi 1, 2, 3 e 4, lo chiudo nella prima con la mezza maglia bassa, carico il filo, maglia alta nello spazio, un altro picciolino, 3, 4, carico il filo, un'altra maglia alta, un altro picciolino, 1, 2, 3, 4, chiudiamo e 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi sulla punta abbiamo 3 picciolini, vedete che bello. Quindi vado nel terzo spazio della punta e faccio una maglia bassa e da qui comincio, vedete, vado sulla maglia bassa a lavorare nell'altro senso i miei ventagli. Adesso ne faccio uno, vedete, il picciolino, 4 catenelle, la chiudiamo nella prima con la mezza maglia bassa e le 2 maglie alte nello stesso punto di base. Poi finite il giro nell'altro senso è uguale, ecco, questo è l'effetto finale. L'ho messo su una cosa scura altrimenti non si vedeva bene. Comunque adesso finite, vedete, il giro in questo senso, lavorando fino qua all'ultima punta, vedete qua l'ultima. Poi vabbè, va stirato, ma l'effetto è molto bello. Nel box informazione sotto video vi metterò anche un link che vi manda anche al Canada Zucchero Lux per chi volesse fare questo scialle con un filato lucente, con insomma un po' di lamè, e vi metterò anche questo filato, quindi andrete direttamente a vedere il filato cliccando su questo link. Eventualmente, se vi interessa, potrete anche acquistarlo direttamente dal link. Qui vedete che una volta stirato non necessita di nessuna finitura, è già finito così, e quindi è uno scialle molto veloce, facile da realizzare anche sotto l'ombrellone. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, mettiamo anche i fiorellini e vi do appuntamento alla prossima puntata. Adesso li sto chiamando puntate. Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao.